Domenica scorsa, subito dopo Inter-Verona, ho sottolineato come le dichiarazioni di Sogliano, direttore sportivo del Verona, fossero, a mio modo di vedere, delle dichiarazioni molto gravi, con quelle allusioni che sono state fatte dopo una partita chiusa con delle polemiche arbitrali in cui si sta parlando solo e soltanto dell'episodio Bastoni e non di tante altre cose. Dichiarazioni gravi al pari, secondo me, di altre esternazioni che ci sono state da parte di testate e di giornalisti più o meno noti in queste ore. Tra questi, dicevo, ne avevamo anche parlato, avevo citato anche Sandro Sabatini, che penso conoscerete, che a caldo aveva commentato positivamente le parole di Sogliano. E allora lunedì io sono stato ospite in una trasmissione in cui ero seduto letteralmente al fianco di Sandro Sabatini, e allora in trasmissione gli ho fatto notare che non ero molto d'accordo con il suo commento positivo alle dichiarazioni di Sogliano, e devo dire che Sabatini ha ritrattato il suo commento dicendo che aveva commentato troppo a caldo e non aveva sentito tutte le dichiarazioni complete. Quindi ho apprezzato, ecco, questo suo passo indietro in questo senso, diciamo. Nel frattempo, però, c'è un altro giornalista che un passo indietro non lo sta facendo, e anzi, mi riferisco ad Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che in queste ore dobbiamo parlarne. Vorrei fargli una domanda, nel senso che innanzitutto a Pressing domenica sera se n'è uscito con un'allusione molto pesante, secondo me, che poi sta cercando, non so se sta cercando di correggere, sta cercando di mettere un po' una toppa senza troppo riuscirsi, senza mai fare un passo indietro reale e concreto, e anzi mi pare che stia mettendo sempre di più il carico, dicendo che sono gli altri ad essere in malafede, che lo interpretano male, non lui che ha fatto delle allusioni gravi. E siccome, a differenza di Sabatini, non credo che incontrerò Zazzaroni nelle trasmissioni in cui sono ospite di solito, mi prendo questo spazio che abbiamo qui su Passione Inter per dire la mia su alcune cose che sono state dette e soprattutto scritte anche nell'ultimo editoriale pubblicato qualche ora fa e che andremo a commentare adesso. Quindi innanzitutto ben ritrovati amiche ed amici Passione Interisti. In questo nuovo episodio vi invito subito a lasciare un mi piace, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Una breve cronistoria degli eventi per chi si fosse perso gli ultimi passaggi, secondo me è importante per arrivare poi alla conclusione che voglio darvi. Partiamo da Pressing domenica sera, con questa trasmissione che arriva dopo quel contenuto polemico che ho fatto io domenica. Si sta parlando dell'Inter in vetta alla classifica e della polemica sull'episodio di Bastoni, visto che si parla solo di quello ormai. C'è Pellegatti che fa la sua arringa, chiaramente un po' di parte, ma me lo aspettavo. Zazzaroni si collega a questa arringa di Pellegatti e dal nulla tira fuori un concetto che ho trascritto in maniera sostanzialmente fedele, quindi ve la leggo per non travisare. Gli Juventini, dice Zazzaroni, sono quelli che dicono che l'Inter sia aiutata dal palazzo che tra l'altro sta crollando e non so quanto potere abbia. Io non credo che il palazzo stia aiutando l'Inter. Attenzione adesso, credo che l'Inter abbia un dirigente che dà 10-0 a tutti gli altri. E qui, giustamente, visto che Marotta è stato tirato in mezzo dal nulla quando si sta parlando di palazzo e cose varie, non si stava parlando di Marotta, lo tira in mezzo lui, giustamente negli studi gli fanno notare: ma a cosa ti riferisci? Spiega meglio, che cosa sottintendi soprattutto. Lui dice: non sottintende niente questa dichiarazione, sottintende che è un dirigente abituato a gestire queste cose. L'ho scritto 1882 volte, Marotta è più abile di altri in rapporti e relazioni. E poi continua con questa cosa cercando un attimo di ridimensionare un'accusa molto grave che era stata fatta secondo me inizialmente. Biasin, per me, giustamente gli fa notare questa cosa, che è stata detta una cosa gravissima, perché è come dire, non lo so, è sparito un portafoglio nell'ufficio, io non credo che qualcuno della tua famiglia lo abbia preso, mettiamola così. Credo però che nella tua famiglia ci sia una persona che solitamente è abile a far sparire cose senza che nessuno se ne accorga. Questo è il non detto un po' di Zazzaroni, per fare un po' un parallelo, ed è un non detto che vale molto più di 1000 parole, perché tu fai questa allusione e la lasci lì, ad uso e consumo di un pubblico che è principalmente anti-interista, perché lo abbiamo visto come milanisti e juventini sono compatti anche in questo aspetto, sempre più gemellati, ma comunque ovviamente, essendo anti-interisti, chiaramente si agganciano a questa allusione e ci ricamano sopra, portando avanti poi questa narrazione di Marotta League, perché è inevitabile che i tifosi siano condizionati anche da quello che viene detto da trasmissioni quotidiani, eccetera. E
È grave perché il discorso, come detto, viene tirato fuori da lui, secondo me, in questo discorso in cui si parlava di arbitri favoriti dagli arbitri, e allora il giorno dopo in assemblea di Lega a Marotta viene chiesto, appunto che cosa ne pensasse di questo, di queste dichiarazioni, e Marotta risponde con sua consueta diplomazia, dice che non entra in questi discorsi e che oggi l'Inter è la lepre, quindi deve stare attenta a schivare gli spari del cacciatore, con questa metafora che utilizza spesso. Arriviamo quindi al punto delle ultimissime ore e a dove volevo portarvi con questo contenuto, perché Zazzaroni allora torna di nuovo 2 volte su questo tema. La prima in una trasmissione su Twitch contro Calcio TV, se non sbaglio, in cui ribadisce lo stesso pensiero espresso in diretta a Pressing, alludendo al fatto che addirittura il giornalista che ha fatto la domanda sia stato quasi invitato, indotto da Marotta a fargli quella domanda lì, per esempio. E poi un'ultima volta in cui parla di questo argomento, almeno per ora, è l'editoriale del Corriere dello Sport, che io vi invito a leggere per intero, così potete farvi una vostra idea. Vi consiglio sempre di recuperare i contenuti per intero e di farvi una vostra idea. Non fidatevi di nessuno che ve li riporta, nemmeno di me, anche se cerco di fare il massimo per essere affidabile. Ma io intanto ve lo sintetizzo questo articolo e poi rivolgo la mia domanda e la mia chiusura su questo tema. L'introduzione ve la risparmio, il punto focale di questo articolo, me lo sono appuntato, arriva quando a un certo punto si dice che chi scambia un complimento per un'insinuazione ha il codone di paglia, vuol mettere le mani avanti, oppure, più banalmente, ha soltanto pessimi informatori. Quindi io che sto parlando di un episodio arbitrale e palesemente alludo al fatto che quell'episodio arbitrale c'è stato perché Marotta ha rapporti di alto livello, dico che sei tu ad avere la coda di paglia perché il mio invece era solo un complimento. Questa è un po' la sintesi di questa parte. Zazzaroni poi continua e dice: "Ho spiegato che come dirigente Marotta dà 10-0 a tutti ed è la verità pura e semplice. È uomo di relazioni istituzionali, di rapporti di alto profilo politico, è presente in Consiglio federale, unico non presidente di società tra i professionisti, a sottolinearlo, e ha un ruolo spesso decisivo in Lega e poi gestisce come nessun altro i rapporti telefonici, tra parentesi, con i media, condizionandoli con leggendaria affabilità e talvolta con qualche dritta. Marotta fa il suo mestiere, lo fa benissimo, sono i suoi colleghi che dovrebbero andare a lezione da lui. Senza Moggi, Giraudo e Galliani, con Lotito e De Laurentiis al comando, Marotta si è ritrovato senza più ostacoli e dove non arriva Beppe Nostro si presentano gli aficionados, cioè quelli che gli stanno attorno, eccetera. Questo è il tono dell'editoriale di Zazzaroni in queste ore, che ci tiene a precisare che non è una precisazione, scrive, perché non deve precisare nulla a suo modo di vedere. Secondo me invece è un tentativo di precisazione, ma che deve precisare ancora un'altra cosa molto importante, perché tutto questo elogio alle doti dirigenziali di Marotta, in che cosa si traduce? Che cosa significa? Che cosa vuol dire tutto questo elogio? Faccio una domanda diretta: quali sono gli effetti positivi che ha prodotto concretamente all'Inter questa bravura di Marotta che non ha più ostacoli, secondo Zazzaroni? Quanti punti, concretizziamolo ancora di più, quanti punti di questi 48 conquistati finora in campionato sono dovuti a queste doti di Marotta? A queste doti a cui fa riferimento, alle rapporti, sua bravura nelle segrete stanze, eccetera, eccetera. Quante vittorie o cambi di regolamento sono dovuti alle abilità di Marotta e ai suoi rapporti? Queste sono le domande, questo chiedo a Zazzaroni, mi piacerebbe sapere la sua risposta senza che cominci di nuovo a girarci attorno col detto, non detto, io non ho detto, siete voi che siete malafede, io non volevo illudere niente. Io sinceramente, per come ricordo l'era di Marotta alla Juve, ho sempre detto che determinate cose successe all'Inter in questi anni non me le sarei aspettate con Marotta dalla nostra parte, anzi alcune cose le avevo anche criticate, perché si parlava sempre di questa grandissima abilità anche ai tempi della Juventus di saper gestire determinate cose, saper anche condizionare in alcune cose, e al suo arrivo all'Inter sinceramente alcune cose non mi combaciavano con queste abilità che gli venivano riconosciute, perché il caso del rigore di Firenze con Abisso, quello che è davvero uno degli episodi più gravi da quando esiste il VAR, non il caso Bastoni secondo me, è passato così abbastanza in sordina e non è successo granché. Oppure
nell'anno del Covid la partita con la Juventus è stata spostata quando faceva più comodo alla Juventus. E lì questa influenza di Marotta non l'ho vista sinceramente nel favorire la Juventus spostando quella partita quando faceva più comodo a loro. Oppure ancora un altro episodio che ancora oggi secondo me viene clamorosamente sottovalutato: nell'anno dello scudetto del Milan, il famoso Bologna-Inter che era in programma il 6 gennaio, ci fu all'ultimo un cambio di protocollo che portò al rinvio e tutto quello che poi sappiamo. Un episodio clamoroso per me ancora oggi e lo ribadisco. Quindi se Marotta è davvero così potente e l'Inter è così protetta, come mai sono successe tutte queste cose, ma anche altre? Ce ne sarebbero anche altre, ma anche un esempio rapidissimo adesso di questi giorni, la Juve che gioca giovedì in Coppa Italia, sarebbe l'unico impegno infrasettimanale di questa stagione in cui non hanno le coppe, e poi in campionato gioca martedì. Quando mai si è visto giocare giovedì e poi martedì addirittura? Quanto ha inciso Marotta in questo? Direi nulla, tendenzialmente, a meno che non stia lavorando ancora per la Juventus. Ovviamente si scherza. Quindi se Zazzaroni avrà voglia di risponderci, dare i chiarimenti magari su questo, saremo ben felici, visto che comunque l'influenza mediatica che ha è importante, i salotti da cui parla lo stesso, altrimenti faccio come lui, non faccio allusioni, ma credo che lui abbia lanciato il sasso e poi ritratto la mano. Fatemi sapere cosa ne pensate, che spiegazione vi siete dati anche voi. Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove tra l'altro abbiamo inaugurato uno spazio in cui insieme ai nostri abbonati teniamo traccia anche degli errori arbitrali che stanno avvenendo per ribattere alle accuse vergognose che girano in questo momento. Quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter, dove vi assicuro che si parla molto anche di calcio giocato ed è quello che ci piace di più e che torneremo a fare anche nella diretta alle 19:30. Vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.